Come inchiostriamo il nostro fumetto e poi come lo coloriamo? Vediamolo insieme. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e questa è una serie interamente dedicata alla creazione di un fumetto. Se vi siete persi gli scorsi episodi sappiate che abbiamo già parlato di idea, sceneggiatura, layout e ovviamente character design. Inizialmente doveva essere una serie settimanale, ma ovviamente avendo tante cose da fare e tanto lavoro non mi è stato possibile in nessun modo, quindi non è più settimanale, è una serie a sentimento. Oggi parliamo di line art e colore e quindi per ovvi motivi sarà un episodio un pochino più pratico, perché ovviamente non posso spiegarvi le cose solo dal punto di vista teorico, devo farvi vedere. Prenderemo quindi una mia tavola di fumetto che stavo realizzando in questo momento e la realizzeremo insieme, così seguirete semplicemente il mio processo di disegno e colorazione e imparerete osservando. Piccolo disclaimer, la tavola che prenderemo oggi in considerazione viene dalla mia serie My Little Angel, che è una serie gratuita che esce ogni settimana. Quindi ovviamente questa specifica serie, per permettermi di stare dietro alla pubblicazione senza impazzire, mi porta ad utilizzare qualche piccolo stratagemma come appunto l'utilizzo di sfondi 3D. Quindi in questo specifico caso non mi vedrete disegnare lo sfondo, a differenza di altre serie a fumetti che realizzo. Se volete potete tranquillamente seguire il mio vecchio tutorial in cui vi facevo vedere come disegnare degli sfondi in prospettiva, quindi come utilizzare la prospettiva su Procreate, che vi lascio qui da qualche parte, non lo so. Allora, le scorse volte abbiamo parlato di come impostare la pagina, quante vignette inserire, dove mettere la numerazione di pagina, tante cose estremamente importanti. In questo caso siamo proprio nella realizzazione della pagina vera e propria, dopo aver già creato il name, quindi il nostro schizzo. Allora, in questa fase dobbiamo decidere varie cose. Innanzitutto dobbiamo decidere che stile vogliamo che abbia il nostro fumetto, e questo ovviamente dipende dal nostro stile di disegno. Chiaramente qualcuno avrà uno stile un pochino più pittorico, più realistico, più cartoon. Dobbiamo decidere se vogliamo un line art pulito oppure qualcosa di un po' più matitoso o di pennelloso, insomma qualcosa di più materico che sembri fatto a mano. Dobbiamo decidere se vogliamo fare un fumetto a colori o in bianco e nero, se le nostre vignette avranno effettivamente un contorno oppure no. Io personalmente ho uno stile cartoon e umoristico. Faccio fumetti a colori perché, essendo uno stile molto semplice, mi piace almeno giocare con i colori. Ok, abbiamo qui il nostro layout con lo storyboard. In questo caso è una pagina quadrata perché stiamo per realizzare un fumetto per formato Instagram. Userò Procreate perché per questo genere di fumetto è molto comodo, ma chiaramente a seconda dei programmi che utilizzate i comandi potrebbero cambiare. Vedrete però che non è difficile trovare gli stessi comandi all'interno dei vari programmi che vengono utilizzati, perché più o meno sono sempre gli stessi, quindi non vi preoccupate. Purtroppo mi sto rendendo conto del fatto che il video è un po' lento, forse il telefono sta faticando un attimo, ma spero che capirete lo stesso. Dunque, per prima cosa, io come vedete, per il mio stile ho occhi rotondi, che non è proprio la cosa più facile del mondo, ma fortunatamente Procreate comunque ci viene in soccorso. Innanzitutto ricordatevi sempre di lavorare su più livelli diversi. Allora, questo qui per esempio è il livello con la nostra bozza, quindi il livello con il nostro name, perciò diciamo il disegno grezzo. Andiamo qui nella sezione dei livelli, prendiamo il nostro livello, clicchiamo su N e abbassiamo l'opacità in modo che possiamo lavorare meglio, e poi creiamo un nuovo livello cliccando sul più. Prendo la mia penna, io uso la penna da studio Original perché, come ho detto, ho uno stile molto semplice, molto lineare, molto cartoon, quindi non ho bisogno di pennelli particolari, mi basta un pennello estremamente pulito. Con questo tipo di dimensione ovviamente voi, a seconda del vostro stile, potrete cambiare la dimensione, farla più grande, più piccola, mentre qui si decide l'opacità del nostro pennello. Per fare il cerchio semplicemente lo disegno, poi tengo premuto e premo con un dito in modo che il cerchio diventi un cerchio perfetto. E a questo punto, dovendo essere uguali, vado sul mio cerchio, trascino a sinistra e clicco duplica. Prendo il cerchio duplicato e lo metto sull'altro occhio. E così, ecco qua, ho fatto i miei due occhi, e ripeto per tutti quanti i personaggi.
Una volta che ho fatto tutti i miei occhi, ovviamente clicco unisci sotto e li unisco tutti quanti in un unico livello, perché assolutamente non mi servono tutti questi livelli, ognuno per un occhio, assolutamente, per carità. Dopodiché creo un altro livello per poter andare a disegnare il resto della figura, che invece ovviamente è da disegnare liberamente, non ci sono altre forme geometriche qui in mezzo. Semplicemente tengo su un livello separato in modo poi da poter cancellare più facilmente quando andrò a cancellare all'interno degli occhi. Ogni volta che voglio verificare comunque come sta uscendo, mi basta semplicemente cliccare qui sulla V, come se fosse l'occhiolino del livello, per renderlo visibile o invisibile, così mi faccio un'idea e posso in questo caso anche magari spostare leggermente il viso da questa parte. Utilizzo il lazzo, questo qui, seleziono la parte del disegno che voglio spostare, la prendo con la freccetta e la sposto in modo che sia la composizione un pochino più carina. Quando voglio cancellare ovviamente posso prendere la gomma. Allora, se io tengo premuto sulla gomma in questo modo, la gomma sarà lo stesso pennello che ho utilizzato appunto per disegnare, cioè lo prenderà automaticamente. In questo caso è ottimo perché a me serve effettivamente una gomma pulita, così come è pulito il pennello. In questo caso, visto che in queste zone ho fatto l'occhio e il line art su due livelli diversi, ovviamente non andrò, cioè se passo con la gomma non vado a cancellare l'occhio, ma cancello soltanto il livello su cui sono e quindi in questo modo mi riesce tutto più facile. In questo caso questi due punti sono sullo stesso livello, ma non importa, metto la gomma un pochino più piccola e si cancella lo stesso. Allora, in questo caso, avendo due personaggi su due diversi punti di vista, cioè uno più vicino e uno più lontano, andrò ad ingrandire un po' il mio pennello per fare il personaggio più vicino a noi. Questo è un modo per distaccarli un po' meglio e dare un po' più di profondità al nostro disegno, quindi io comunque come metodo ve lo consiglio. Per fare linee dritte, ovviamente, stessa cosa, facciamo la nostra linea, teniamo premuto e poi possiamo spostarla dove vogliamo. Allora, in queste due vignette, come vedete, io ho fatto un copia e incolla delle mie figure, ma facendole leggermente più grandi perché qui c'è un piccolo zoom in questa scena. Ma le andrò a ridisegnare, purtroppo, ahimè, per un motivo molto specifico, ovvero che quando si fa, vi faccio vedere, allora, così, se io faccio qui una linea, è uscita bene, una bellissima linea, che io vuoi dire? Ne vuole niente. Poi vado a duplicarla, la prendo, e sono uguali, identiche, due linee fantastiche, poi con la freccetta provo ad ingrandirla. Vedete che è successo? E adesso la seconda linea è una merda. Ecco, per questo motivo non si ingrandisce mai su Procreate e quindi in questo caso sarò costretta a rifarlo da capo, anche se in realtà le scene sono identiche. Ok, allora il line art è praticamente finito, possiamo cancellare la nostra bozza, quindi sempre trascinando e linea, così abbiamo il disegno pulito. Verifichiamo se ci sono occhi dove, cioè se bisogna cancellare qualcosa nella zona degli occhi, se non bisogna farlo, allora possiamo unire ufficialmente tutto quanto il line art. Facciamo effettivamente gli occhi, anche in questo caso sempre tondi, quindi stesso principio, un cerchio, tengo premuto
ecco qua, e facciamo anche, ciao amore, vuoi andare di là, adesso andiamo subito. Perfetto, anche qui uniamo il tutto in modo da avere un unico livello soltanto per il line art, poi andremo a colorare. Prima di tutto però vi faccio vedere come eliminare ovviamente il line art che esce fuori dai bordi. Andiamo sul nostro livello dei quadrati, che sono appunto i nostri panel, clicchiamo, seleziona, inverti selezione, in modo che appunto selezioniamo tutto ciò che c'è al di fuori dei nostri quadrati. Andiamo sul nostro livello del line art, prendiamo magari un pennello un pochino più grande, io per esempio uso questo sfumato Forester che è dentro gli essenziali, e andiamo a cancellare tutto quello che non ci serve più. Ecco qua. Le palette colore si trovano qui, sul colore. Cliccando qui possiamo decidere il colore da utilizzare, quindi se più sul grigio, quindi se più desaturato, se più saturato, se è completamente nero, se è completamente bianco, quindi più scuro, più chiaro, desaturato, saturato. Più pigmento c'è, più è brillante e più è saturato. E qui decidiamo anche la tonalità, quindi da questa parte si va più sul rosso, arancione, giallo, verde e così via. Abbiamo però anche le nostre tavolozze, che sono quindi delle vere e proprie palette in cui noi ci salviamo i colori che ci servono mano a mano, che poi andremo ad utilizzare per colorare appunto i nostri fumetti, i nostri disegni, quello che è. Semplicemente quando avete creato un colore cliccate su uno degli spazi vuoti e quel colore si salverà, e poi potete creare ovviamente nuove tavolozze qui, dargli anche un nome come potete vedere in modo da non confondervi, e potete anche fare una cosa molto interessante, ovvero creare una tavolozza, una palette direttamente dalle immagini. Quindi voi importate un'immagine dalla vostra galleria e vi calcolerà automaticamente una tavolozza. Per esempio questa qui era una tavolozza che mi è uscita fuori da un'immagine che era un background, infatti come vedete ha colori molto abbastanza tenui, neutri, che utilizzo spesso quando si tratta di colorare appunto degli sfondi. Chiaramente sempre il nuovo livello che stavolta utilizzeremo per la colorazione. Ci sono varie cose che possiamo fare per colorare in maniera più o meno rapida. Allora, in questo caso qui, dato che il line art non è chiuso ma finisce alla fine del nostro panel e appunto non c'è il nero a fare sempre da contorno, possiamo creare direttamente la nostra silhouette della nostra immagine. Quindi prendiamo un colore qualsiasi che poi tanto andremo a cambiare, prendiamo il lazzo e facciamo tutto il contorno della nostra figura. Ok, una volta fatto il contorno della nostra figura, clicchiamo sul livello e clicchiamo su blocca alfa. In questo modo, se noi prendiamo un altro colore e andiamo a colorare in questo modo qui, non usciremo mai dalla nostra selezione, cioè questa è come se fosse una selezione. Ovviamente in questo caso i colori non riguardano assolutamente il verde, quindi vado sui colori di Kiki, eccolo qui, questo è il colore della pelle, lo prendo e lo trascino e così ho cambiato il colore all'intera selezione, e poi da qui ovviamente andrò a colorare tutti i vari elementi del colore corrispondente. Ovviamente io in questo caso sto facendo a mano con il pennello, però nessuno vi vieta, niente vi vieta di riprendere il lazzo, selezionare sempre la zona che vi interessa e trascinarci dentro il colore. Chiaramente poi ognuno utilizza il metodo che gli è più comodo. Allora, a questo punto possiamo vedere anche un altro metodo di colorazione molto veloce, che però funziona solo per le zone chiuse, come per esempio gli occhi. Quindi vado sul mio livello del line art, ci clicco sopra e attivo riferimento. Torno sul mio livello del colore e a questo punto prenderà in riferimento quello che è il line art superiore. Quindi se io vado a trascinare il colore in una zona chiusa, lo metterà automaticamente. Però non è mai preciso, quindi sempre controllare. Qui per esempio sono avanzati alcuni pixel che sono rimasti rosa. Ci passo un attimo ed ecco che ho sistemato tutto. Per selezionare un colore direttamente dallo schermo basta utilizzare il ditino e cliccare.
tenere premuto e poi fermarsi nel punto in cui vogliamo effettivamente prelevare il nostro colore. In questo caso ci serve il bianco, quindi posso fare così, ma posso anche direttamente entrare nella palette ovviamente e coloriamo gli occhi. Questa cosa ovviamente continuerò a farla per tutto il disegno finché non avrò finito tutte le nostre figure, finché insomma non saranno completati i flat, ovvero le tinte piatte, che sono le nostre tinte di base all'interno della colorazione della nostra tavola. Ok, abbiamo fatto i flat, ovviamente adesso facciamo quello che abbiamo fatto prima, ovvero cancellare tutto ciò che va al di là dei nostri quadrati. Ovviamente ricordatevi sempre qui di eliminare riferimento, quindi cliccate e togliete riferimento, perché altrimenti quando andremo a fare ombre e luci, se provate a mettere il colore continuerà a seguirvi le linee che in quel momento non dovrebbe più seguire, ecco. Allora, come vi dicevo, questa è una serie che utilizza gli sfondi 3D perché semplicemente non ho tempo. Perciò semplicemente questo è il nostro sfondo, sono in un bel parchetto, adesso dovrò andare a eliminare tutti quelli che sono i punti che non ci servono più perché appunto stanno magari dietro al legno, in questo caso del ponte. Quindi gomma e si va. Ok, ce l'abbiamo fatta, possiamo passare ufficialmente ad ombre e luci. Ovviamente qui si può sempre fare in modo di rendere, diciamo, lo sfondo 3D un pochino più adatto al nostro stile di disegno, però appunto questo in questo caso non è un video in cui parliamo di sfondi 3D. Allora, creiamo un nuovo livello e andiamo a farci le ombre. Questo nuovo livello ci clicchiamo sopra e clicchiamo su maschera di ritaglio. La maschera di ritaglio fa in modo che tutto ciò che faremo su questo livello userà i nostri flat come sagoma, cioè come base, quindi se io prendo appunto come al solito un colore, lo metto grande, non uscirà fuori dalle nostre sagome, ovvero dai nostri flat. Questo è proprio il colore che mi serve, lo vado a mettere su tutto quanto e faccio la stessa cosa anche ovviamente con il livello con gli sfondi. Poi cosa vado a fare? Vado ad utilizzare i metodi di fusione. I metodi di fusione sono praticamente delle opzioni che ci dicono come due livelli sovrapposti interagiscono l'uno con l'altro e sono praticamente questi qua, cliccando su N. In questo caso abbiamo un metodo di fusione normale, quindi semplicemente il colore ci appare esattamente come lo vediamo. Per fare le ombre si imposta il metodo di fusione su moltiplica, che quindi fa in modo che il nostro colore messo nel livello di fusione renda più scuro il livello sottostante, quindi come vedete i colori sono rimasti, voi riuscite a riconoscere, a capire che i colori sono esattamente gli stessi, non sono cambiati, però è come se fossero tutti messi in ombra e lo stesso ovviamente si fa anche qui. A questo punto, una volta che abbiamo impostato il nostro livello, possiamo andare a disegnare le nostre luci, quindi è sempre molto meglio disegnare le luci piuttosto che disegnare le ombre. Prendiamo la gomma, decidiamo da dove arriva la nostra luce, in questo caso volevo fare un tramonto, quindi potrebbe essere una luce abbastanza tenue che potrebbe arrivare effettivamente proprio frontalmente, insomma, ai nostri personaggi. Ed ecco qua, vedete, in questo modo abbiamo messo le nostre ombre su Kiki. Poi volendo possiamo aggiungerle anche una luce, se vogliamo. Quindi creiamo un nuovo livello, sempre in maschera di ritaglio. In questo caso è un tramonto, potremmo pensare di aggiungere una luce rossastra, oppure sull'arancione. Vediamo, vediamo. Potrebbe essere una luce di taglio, quindi opposta, che sta nella luce, non nell'ombra.
E per fare le luci abbiamo diversi metodi, dipende anche un po' da quelle che sono le nostre preferenze. Io di solito utilizzo il metodo di fusione aggiungi, che come vedete è molto potente, ma se vogliamo una luce un pochino più flebile possiamo utilizzare per esempio luce soffusa, luce intensa, però come vedete io adesso ho scelto un colore molto scuro. Il colore molto scuro è pensato per il metodo di fusione aggiungi, perché fa vedere molto il colore saturo e brillante, ma se lo vado ad utilizzare con una luce soffusa fa un po' cacare, sembra solo del rosso messo qui un po' così annacquato. In questo caso dovrei andare magari a modificare il mio colore, quindi vado qui su questo pulsantino con la bacchetta magica, tonalità saturazione, e qui posso aumentare appunto la saturazione, posso fare il colore un po' più chiaro e posso anche cambiarlo, quindi renderlo più tendente al giallo, più tendente al rosa, finché non arrivo, cioè continuo a muovermi finché non raggiungo quello che è il risultato che vorrei ottenere e riclicco sulla bacchetta magica, così ho fatto. A questo punto, avendo scelto il mio colore, posso rimettere il metodo di fusione in modalità normale e andarmelo a campionare, così potrò applicarlo su tutto il resto del disegno. E tutto questo adesso lo facciamo su tutto quanto il disegno, ovviamente. A me comunque piaceva di più prima, quindi tornerò al mio metodo di fusione aggiungi, che come vi ho detto è il mio preferito. Un'altra cosa in più che si può fare per rendere il nostro disegno più accattivante è quello di colorare un pochino il line art. Io lo faccio sempre, praticamente nelle zone in luce, innanzitutto vado su line art, clicco, blocca alfa, metto un rosso molto molto scuro e prendo sempre un aerografo e vado a colorare leggermente la zona che sta in luce, mentre quella che sta in ombra resterà nera. Appunto ora si può fare tutto questo sull'intera tavola, tenendo presente tutte queste cose che abbiamo fatto finché non avremo finito la nostra tavola di fumetto. Ed ecco fatto, abbiamo finito ufficialmente la nostra tavola, spero che vi piaccia, e chiaramente all'interno di questa tavola però manca una cosa fondamentale, ovvero i balloon. Già avevo spiegato in un mio vecchio video in cui facevo vedere come disegnare su Procreate che Procreate non è il programma migliore per mettere i testi e sicuramente non lo è per fare i balloon, ma chiaramente dipende anche sempre dal vostro stile. Io utilizzo in questo momento Clip Studio Paint per mettere i balloon. Ho fatto anche un tutorial in cui vi mostro come si fa in maniera molto semplice, anche quello ve lo lascio qui da qualche parte. Si può utilizzare anche Photoshop, oppure se preferite scrivere a mano perché avete un tipo di fumetto che richiede proprio che voi vi mettiate col pennello e scriviate a mano e quindi facciate anche dei balloon molto liberi, chiaramente potete farlo. Nel mio caso non l'ho fatto perché il mio stile non lo prevede. In più, avendo io una pessima scrittura, preferisco comunque utilizzare un programma fatto apposta, anche se a suo tempo avevo creato il mio font partendo dalla mia scrittura a mano libera. Ci sono diversi siti che ve lo fanno fare, magari un giorno potremmo portare anche questo sul canale come tutorial, vediamo. Grazie mille per avermi seguita fino a qui, siamo praticamente alle fasi finali della realizzazione del nostro fumetto. Nel prossimo episodio vi mostrerò come pubblicarlo su Webtoon e ovviamente di conseguenza anche su Tapas, e hanno praticamente due metodi identici. Ovviamente questo è un tutorial che, come avete visto, si basa molto sulla pubblicazione online. Vi farò vedere appunto solo come pubblicarlo online, perché semplicemente per quanto riguarda la stampa ho già fatto altri video al riguardo, magari poi posso aggiungerli proprio alla playlist volendo, tutti quelli che possono servire, in modo che avete tutto raggruppato in un'unica playlist. Per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!